Salve cercatori del mistero e benvenuti a Il mistero servito. E se nel passato l'umanità fosse stata visitata da alieni che passando per la nostra galassia videro un pianeta molto promettente, fertile e adatto allo sviluppo della vita, magari sorvolando sul fatto che l'essere umano ancora non esisteva, può darsi che siano passati all'epoca dei dinosauri o anche prima, però videro che era un pianeta potenziale. Cosa potrebbero aver fatto questi extraterrestri? Sedersi e aspettare per vedere come si sarebbe sviluppata la vita? Vita intelligente, voglio dire. O lasciare sonde occulte per il sistema solare, o anche più vicino alla Terra, e fare in modo che queste sonde si attivassero quando sarebbe apparsa questa vita intelligente? Questo che sembra parte di un film di fantascienza o uno dei migliori libri di Isaac Asimov è una idea che sta prendendo corpo nella comunità scientifica e un ricercatore ha redatto un articolo su tutto questo e parla di oggetti corbitali chiamati anche quasi satelliti, piccole rocce che hanno un'orbita uguale a quella della Luna, però si avvicinano, sono più vicini, si trovano a una distanza minore rispetto alla Luna. Questi oggetti sono molto interessanti e vengono sospettati di nascondere delle sonde aliene e di spiarci. Vedete, gli oggetti corbitali, come già stavamo dicendo, sono satelliti in miniatura, molte volte formati da rocce o metalli che hanno un'orbita terrestre e una traiettoria simile a quella della Luna. Fino ad ora sono stati scoperti 9 di questi corpi rocciosi, però col passare del tempo, ora che sappiamo che esistono, la scienza, gli astronomi li cercheranno, ne troveranno molti di più. È stato il ricercatore James Benford a pubblicare un misterioso articolo nel The Astronomical Journal, nel quale dice che questi corpi rocciosi, che sono difficili da trovare, potrebbero essere il posto perfetto perché una civiltà extraterrestre abbia collocato sonde spia. Gli oggetti corbitali si avvicinano moltissimo, una volta all'anno. Di questi 9 ce n'è almeno uno, del quale parleremo dopo, che si avvicina di più. La sua distanza è estremamente breve e si frappone fra la Luna e la Terra, un oggetto candidato a poter spiare tutte le abitudini e gli usi della nostra civiltà o inciviltà, a secondo dei punti di vista. Inoltre queste rocce corbitali sono ripiene di materiali che potrebbero essere usati da queste sonde per autoripararsi o addirittura costruirne altre. Le vicinanze che hanno le loro orbite alla Terra, alla Luna e al Sole darebbero loro energia con un sistema simile a quella dei pannelli solari e quindi potrebbero resistere indefinitamente. Sono ammassi solidi, sono piccole lune in miniatura, ma permarranno lì per sempre. Il signor Benford dice nell'articolo una cosa che mi è sembrata quantomeno curiosa. Dice che nessun programma al mondo, SETI compreso, sì, il SETI che si dedica alla ricerca di vita extraterrestre, ha mai neppure sospettato la possibilità che queste rocce che ci girano intorno possano avere una provenienza extraterrestre, vale a dire che non sono mai state studiate e nemmeno è stata presa in considerazione questa possibilità. Per questo Benford avverte apertamente che queste sonde aliene, spie occulte, i quasi satelliti, potrebbero essere lì da tempi immemorabili, addirittura, come dicevo prima, da prima della civiltà umana. Per questo, prima dicevo che è più facile lasciare sonde che aspettare che cresca la civiltà o la vita. Chiaro, staremo parlando di una civiltà aliena che va seminando le sue sonde per ognuno dei sistemi che incontra. Devono avere un registro di molti sistemi, molti pianeti con possibilità di vita e assorbirne informazioni in un modo brutale. Immaginate che esista un catalogo delle migliaia di pianeti abitati con vita intelligente. Per cosa servirebbe a questa civiltà questo catalogo? Mi capita di pensare a molte cose. Primo, ad assorbire le risorse del pianeta di cui hanno bisogno o che sia
il più vicino. Secondo, per studiare il livello di evoluzione degli esseri che abitano in questi pianeti, per vedere se qualcuno non sorpassi certi limiti o non rappresenti una minaccia per questa ultraciviltà. Terzo, per apprendere da tutte loro, perché il sapere e potere e la conoscenza di 10.000 o milioni di civiltà potrebbe essere la salvezza di una di loro soltanto. Ma continuiamo con quello che diceva Benford. Ha dato loro un nome, li chiama lurkers, che significa qualcosa come gironzoloni, guardoni, osservatori occulti. Lurkers. Mi è sembrato interessante questo termine, che è stato coniato per le spie di questa civiltà, che potremmo anche chiamare la civiltà lurker. Però questa è già una licenza che non posso prendere alla leggera. Mi piacerebbe chiamarla così, ma non è il caso. Per finire, questo ricercatore, signor Benford, propone apertamente di studiare i quasi satelliti, cominciando da uno in particolare, quello chiamato 2016 HO0. Perché cominciare da questo? Perché secondo Benford e la comunità scientifica questo è il più vicino alla Terra e proprio ora potrebbe risuonare una storia molto vecchia collegata a Nikola Tesla relativamente al Cavaliere Nero, come un satellite scuro che sembra emettere segnali radio, studiato dalla NASA con degli studi rapidamente occultati però, per poi presentare delle strane teorie, come se si trattasse di una specie di coperta termica degli astronauti, che prendeva strane forme. Il Cavaliere Nero è uno dei grandi misteri sopra le sonde di possibile provenienza aliena che stanno orbitando intorno al nostro pianeta. È in relazione con Nikola Tesla perché in uno dei suoi diari diceva di avere intercettato segnali radio provenienti da qualcosa con l'aspetto del Cavaliere Nero, secondo la sua descrizione. Si dice anche che durante il governo di Obama sia stata condotta un'operazione segreta per distruggere questo oggetto, però chiaro, non sappiamo se questo sia vero o sia una fake news di quelle che circolano in internet. Infine, come diceva Benford, bisogna studiare il 2016 HO3 perché è il più vicino alla Terra. Ha proposto analisi dello spettro elettromagnetico della luce visibile per osservare le particolarità di questa roccia. Ha anche proposto di creare sonde da inviare lì e vedere se ci siano questi oggetti, questi lurkers. Quello che penso personalmente è che l'interesse di quest'astronomo è molto elevato. È come dire, ci è capitato di scoprirlo, andiamo tutti là, in modo molto, molto evidente. Perché c'è tanto interesse su questa cosa se si tratta semplicemente di un articolo scientifico che parla di un'ipotesi? Perché si sta già parlando di costruire sonde per visitare questi satelliti? Dico la mia opinione, io lo vedo fattibile, ma lo vedo ancora più fattibile sulla Luna, sul fatto che una civiltà aliena abbia costruito lì un posto di spionaggio sulla faccia nascosta della Luna. Sapete, ci sono indizi del fatto che non sia proprio come ci hanno raccontato, come ce l'hanno raccontata, del fatto che ci sono delle particolarità che sono state studiate da Mikhail Vasin e Alexander Sherbakov, degli scienziati russi che parlano di cose molto strane. Per esempio, sembra che i crateri della Luna non siano ben proporzionati, come se un'enorme meteorite cadesse lasciando una cavità che non corrisponde a quello che ci si aspetterebbe. Dovrebbe esserci un cratere enorme. Lì ci sono tutti i crateri come su una superficie piatta. O, per esempio, che una volta, dopo essersi schiantata una sonda, la Luna risuonò come se ci fosse del metallo, un materiale metallico sotto la superficie, come una campana che vibrò per molto tempo. Ma di questo abbiamo già parlato in qualche altro video, non ci metteremo ora a raccontare i misteri della Luna. Abbiamo già fatto video anche sull'osservazione di luminescenze molto strane che uscivano da crateri per andare in altri. Per questo vedo fattibile che anche la Luna sia uno dei posti dell'Orcas di vigilanza e spionaggio per molti sconosciuti, di una civiltà di passaggio molti millenni fa, che forse piantò i suoi semi della vita. E questa è un'altra ipotesi, che vide una Terra
una Terra abbastanza buona, un pianeta con un potenziale ma senza vita, e lanciarono piccole capsule contenenti DNA e così generare la vita per poi ritornare dopo molto tempo a creare l'essere umano a partire da ominidi. Queste sono congetture mie, ma anche di civiltà antiche, ma questo è un altro tema. Per finire, spero che questo mistero sia stato di vostro gradimento e, già sapete, ora tocca a voi indagare e investigare. Non credere a niente o credere a tutto quello che abbiamo detto nello stesso tempo. E come sempre vi mando un caldo abbraccio e arrivederci al prossimo video da Il Mistero è Servito.